Ciao ragazzi, oggi sono qui per voi a testare in anteprima esclusiva la nuova piattaforma PSVR di Sony. Siamo qui davanti allo stand, come potete vedere, forse ci si poteva aspettare qualcosina di più, però non so voi, ma io sono impaziente di poter vedere che cosa ci aspetta. Sony entra in questo nuovo mercato del VR appunto con questo nuovo progetto PSVR, si unisce alla rincorsa di Oculus assieme ad HTC con il suo Vive. È una grossa scommessa per loro e vediamo che stanno provando a mettere questi headset in testa a più gente possibile per convincere le persone che questo mercato ha davvero del potenziale, che il VR è pronto ed è un'esperienza interessante che può davvero andare ad entusiasmare tutta una serie differente di tipi di persone. Il prezzo annunciato è di 399 euro per la versione solo headset e di 499 euro per la versione che sarà quella per cui più persone dovranno andare ad optare, che è quella con il bundle che include anche una PSI e i PS Move necessari a tracciare il nostro corpo in 3 dimensioni dentro al gioco. Il primo titolo che sono andato a testare è stato VR Worlds. All'interno di questo l'esperienza è stata Into Deep, quella appunto in cui si è all'interno della gabbia per nuotare con gli squali. Noi veniamo calati da una barca all'interno dell'oceano e ci ritroviamo in questa situazione tra il meraviglioso e il pauroso, in cui a un certo punto faremo anche un incontro con questo squalo che comincerà ad attaccarci, a provare ad aprire questa nostra gabbia. L'esperienza diventa piuttosto thrilling. Devo dire che non avendo nessun controller in mano durante la prova Into Deep ho potuto apprezzare al meglio le qualità o le non qualità di questo headset da un punto di vista dello schermo e del tracking della testa. Sono riuscito quindi a concentrarmi su dettagli come la risoluzione, la reattività del tracking dell'headset stesso e mi sono fatto appunto un'idea piuttosto precisa di come si comporta rispetto ai suoi concorrenti come possono essere il Vive o l'Oculus. Il secondo gioco che ho testato è stato Drive Club. Ero molto impaziente di provarlo proprio perché avevo delle grosse aspettative dalla guida nella realtà virtuale e devo dire che non sono state disattese, perché l'esperienza è davvero coinvolgente e il gameplay è completamente diverso rispetto a come siamo abituati a giocarlo sullo schermo piatto. Essendo seduti, o almeno avendo l'impressione di essere seduti dentro all'abitacolo, le proporzioni e la scala della pista, anche grazie al fatto che tutto viene renderizzato in 3 dimensioni, sono realistiche e ci rendono la guida un'esperienza davvero interessante in VR. D'altra parte c'è anche da dire che purtroppo in questo titolo sono andati ad evidenziarsi maggiormente i limiti tecnici della PlayStation 4, perché la risoluzione limitata e il fatto che dovendo renderizzare su 2 schermi a 60 fps il livello di dettaglio del render è necessariamente stato abbassato dagli sviluppatori, ci si rende davvero conto che andando a guardare lontano la prossima curva lo schermo è davvero sgranato e la qualità delle texture, delle luci è una cosa molto inferiore a quella a cui siamo abituati oggigiorno. Speriamo che con la PS Pro questa cosa almeno parzialmente si possa risolvere, perché altrimenti questo titolo è davvero entusiasmante. Terzo titolo che ho provato è stato Until Dawn Rush of Blood. È un'esperienza in cui siamo seduti dentro a un carrello da miniera che va sulle sue rotaie e noi attraverseremo questa piccola casa degli orrori virtuale in cui ci succederanno tutte le cose più spaventevoli immaginabili, e devo dire che anche questo è un'esperienza che ti fa sentire come se fossi all'interno di un Luna Park, con tutte quelle caratteristiche tipiche, la trepidante attesa per il prossimo spavento, quello che potrà succedere dietro quell'angolo, e questa volta c'è anche la grandissima aggiunta che possiamo sparare ai nemici che ci arrivano addosso, per cui quando qualcuno ci spaventa potremo vendicarci, tra virgolette, andando a sparargli in faccia con un bel fucilone. E questo devo dire che è stato anche questo molto interessante per me. Quarto titolo che mi è stato fatto provare è How We Soar, che è un titolo dove noi andremo a pilotare il nostro grifone magico in questo mondo che è un mondo piuttosto strambo, fatto di libri, fatto di alberi, fatto di biciclette, fatto di pagine di carta giganti. Insomma, un titolo indie con una connotazione molto artistica che però secondo me è molto rilassante da giocare. Devo dire che mi ha divertito parecchio, sono riuscito ad arrivare alla fine della demo ed è stato interessante.
L'ultimo titolo invece che ho provato è stato Bound, che è quest'altro titolo indipendente, una specie di platform con questa grafica estremamente innovativa, cel shading, in cui abbiamo una caratteristica importante che è la dinamicità dei modelli 3D, ovvero sia questo mondo in cui la storia è stata ambientata è tutto generato di poligoni che sono pronti a modificarsi e plasmarsi al passaggio del nostro character, e quindi è estremamente pulsante e vivo come mondo quando noi ci accingeremo ad attraversarlo per portare a termine la nostra avventura. Devo dire che questo titolo mi ha davvero lasciato stupefatto da un punto di vista artistico. L'innovazione tecnica che abbiamo visto qui invece è il fatto che la telecamera è sempre allacciata al LED tracking, quindi possiamo muoverci intorno e guardare la scena, ma saremo come un punto di vista esterno al nostro character. Quindi noi saremo piazzati automaticamente dal gioco in un punto della stanza da cui osserveremo l'azione, e allo spostarsi del character, quando questo uscirà dal nostro campo visivo, la videocamera switcherà automaticamente. Oppure avremo la possibilità di seguirlo durante lo spostamento spostandoci a balzi con la leva analogica destra. Sistema che alle prime mi è un po' spesato, ma ho trovato molto interessante e carino da provare. Il gioco, ottima colonna sonora, ottime le animazioni, il nostro character è una principessa che deve salvare il suo regno e va in giro muovendosi come una ballerina. Il tutto è stato veramente realizzato in maniera impeccabile, per cui è un gioco che aspetto a questo punto, anche se non ne conoscevo l'esistenza prima di oggi. Cosa dire di questo PSVR da un punto di vista tecnico? Il comfort è sicuramente azzeccato, nel senso che lo trovo molto comodo da indossare, l'ho tenuto su per più di un'ora e non mi ha dato nessun tipo di fastidio, per cui sicuramente è un punto di forza di questo headset. L'isolamento dalla luce però non è eccellente, nel senso che, come già sull'Oculus, abbiamo dei problemi di infiltrazione di luce a livello del naso, e quindi avendo l'interno della maschera illuminato, a volte l'immersione viene proprio rovinata da questo fattore, perché uno dovrebbe cercare di perdersi dentro allo schermo invece di vedere i dettagli interni del visore, insomma. Questa cosa qui ho paura che non verrà risolta neanche nella versione finale, perché credo che ormai quella che ci hanno fatto testare oggi sia stata la versione definitiva, almeno per quanto riguarda la parte ergonomica. La risoluzione degli schermi direi che è comparabile con quella degli altri headset in commercio. Il tracking l'ho trovato leggermente inferiore, nel senso che è come se avesse una piccola zona morta, e quindi quando facciamo i micro spostamenti partendo da fermo ha un po' di resistenza a iniziare a muoversi con noi, come dire, c'è questo leggerissimo lag, cosa che devo dire che non ho provato, cioè non mi sono accorto di questo difetto quando ho provato il Vive o l'Oculus, per cui probabilmente immagino che sia leggermente peggiore. Quello che ci è stato fatto provare oggi era sempre su una sedia, il che toglie la possibilità di girarsi a 360 gradi e di esplorare veramente il mondo. Non so bene cosa abbia in programma Sony in futuro per quanto riguarda questa cosa, rispetto a quello che permette di dare il Vive con la sua Room Scale Experience. L'immersività è un pochino minore. I controller sono buoni, sia per quanto riguarda chiaramente il DualShock che tutti conosciamo, sia per quanto riguarda i PS Move e il loro tracciamento grazie alla PlayStation Eye, che è veramente buono. La domanda che ci rimane, o almeno che a me rimane a questo punto, è come funzionerà l'accoppiata PlayStation 4 Pro e PSVR. Non posso che immaginare che sia sensibilmente migliorata, visto la potenza di calcolo aumentata e visto appunto il fatto che dovrebbe essere molto più adatto sulla carta come sistema hardware. Starà poi al mercato andare a decidere dove buttarsi, e credo che in questo caso il grosso della decisione sarà più da giocarsi sul parco di giochi disponibile per le piattaforme rispetto all'hardware o il comfort o la qualità tecnica delle soluzioni adottate, perché le vedo tutte piuttosto simili. Bene, con questo direi che abbiamo finito, ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti!